I prezzi sono schizzati alle stelle. I nostri salari e i nostri stipendi sono sempre uguali o più bassi. Ma questo significa che Natale è stato cancellato? Assolutamente no. Se siete come la zia Mary, dove il portafoglio si aggrappa disperatamente ai soldi che ci sono dentro, ma avete un grande cuore e non ce la fate a fare dei regali bruttini, siete nel posto giusto. Oggi la zia Mary vi farà vedere moltissime idee regalo che sono intelligenti, utili e di grande effetto e che potete fare mantenendo un budget sia sotto i 50 sia sotto i 100 per chi può spendere un po' di più. E non vi preoccupate, sono perfetti per tutti, non importa se siete uomini, donne, nerd, creativi, investitori, ce n'è per tutti in questo video. Zia del futuro qui, piccolissima premessa. 1. Tutti i link utili li troverete nella descrizione di questo video, quindi andate a darci un'occhiata. Il video ovviamente durerà un po' perché sono una marea di idee regalo, quindi vi consiglio di andare a vedere nella barretta del video, ci sono degli indici che vi dicono che tipo di regali e per chi sono utili quelle tipologie di regalo. Se invece non avete idee, godetevi il video perché ci sono tantissimi regali per voi. Innanzitutto, come non andare in rovina a Natale? Parliamo di una cosa che è odiatissima dagli italiani, nessuno la cerca eppure dovrebbe essere la prima cosa che tutti dovrebbero guardare, il budgeting. La prima regola è veramente semplicissima, non improvvisate. Prendete un bel pezzo di carta, un taccuino dove potete scrivere tutto e andate bene a segnarvi tutti i regali che dovete fare. O per meglio dire, le persone. Generalmente le metterete per importanza, dunque sopra ci staranno prettamente quelli più importanti e sotto man mano quelli meno importanti. Ora, cosa intendo per importanza? Semplicemente ci potrebbero essere situazioni in cui avete fatto nuove amicizie da poco o avete amicizie veramente storiche o magari il vostro partner o magari la vostra famiglia e via dicendo. Ognuno ovviamente avrà nel vostro cuore un'importanza diversa a livello affettivo. Mettete per primi quelli che sono più vicini a voi e a cui tenete di più e man mano scalate. Dopo aver fatto questo dovete fare in modo di dare un numero, un budgeting ad ognuno di essi. Questo ovviamente sulla base del budget che avete scelto di spendere per quel Natale. Vi faccio un esempio. Dunque, facciamo finta che io abbia un budget di 200 euro da voler spendere e nella mia lista ci sono 3 persone. Questi 200 potrei ripartirli precisamente con 66 euro all'incirca a testa e verrebbe sui 200 totali. Questo se avessero la stessa importanza, ma io ho messo in ordine dal più grande al più piccolo, quindi decrescente, l'importanza affettiva che hanno per me e quindi il budget che ci spenderò. Quindi ad esempio ho inventato i nomi, ipoteticamente la nostra Alice avrà 90 euro di regali, la nostra Elisa 70 e Manuel 40. Il totale fa 200 e in questo modo ho fatto una scaletta chiara di quanto posso permettermi di spendere per ognuno considerando il mio budget massimo. Adesso la fase 2 è di scegliere per ogni nome, ogni persona, 3 opzioni possibili, plausibili su cui potete scegliere per avere un'idea di che tipo di regalo fare. Parliamo di utile, qualcosa che effettivamente potrebbe servirgli a quella persona, qualcosa di divertente, qualcosa che può spronarlo a far ridere, magari anche uno scherzo, un meme o qualcosa che gli piace molto a lui di ironico, oppure qualcosa che abbia un significato che è molto collegato alla persona con la quale lo state facendo, che può essere fatto a mano o comprato, ma ha un'importanza speciale per quella persona. Con questi passaggi abbiamo finalmente un'idea di quanto spendere per ognuno e più o meno che regali andare a fare a livello generico. Quindi ora partiamo effettivamente con tutte le idee regalo che possiamo andare a fare. Quindi partiamo dalle idee regalo che stanno sotto i 50 euro. Questa è la parte più corposa, mi raccomando segnate tutti i regali che vi possono piacere o salvate il video per rivedervelo. Dato che il mio è un canale di finanza, direi che partiamo da questo, quindi regali per chi è fissato, gli piace la finanza.
Metalli preziosi. In questo caso si opta per lo più in lingottini o monete di argento, dato che l'oro, soprattutto in questo periodo, è aumentato molto di prezzo, se no prima magari era anche possibile trovarlo a meno. In questo caso ci sono tante piattaforme dove potete andarli a comprare. Io ad esempio utilizzo Gold Avenue, mi ci sono trovata molto bene e potete anche decidere di farvelo spedire e darlo fisicamente alla persona o eventualmente addirittura proprio regalarlo alla persona se si apre un conto in Gold Avenue. Non è una sponsorizzata, questa è un esempio, potete scegliere qualsiasi altra applicazione, attenzione solo ai costi, all'IVA, a tutto ciò che ne riguarda. Comprare delle azioni che poi possono essere trasferite, regalate a un'altra persona con un altro conto è sicuramente un'opzione molto interessante. Ovviamente però dovete vedere se il broker, l'applicazione che utilizzate vi possa permettere di fare questa cosa, eventualmente quanto costerebbe fare il passaggio e soprattutto dovete avere un minimo di conoscenza dei gusti della persona in questione, di quali aziende o ETF o azioni, asset eccetera eccetera gli piacerebbe di più investire o sta investendo. Regalare degli abbonamenti, se la persona in questione utilizza molto il budgeting online, regalargli degli abbonamenti mensili o annuali su una determinata applicazione per fare budgeting. Se invece fa budgeting cartaceo, allora un buon quadernino, una buona agenda ben divisa a livello finanziario, ne trovate varie su Amazon. Oppure se è una persona che viaggia molto e investe molto e utilizza Revolut, sarebbe molto interessante anche qui permettere di comprare l'abbonamento che gli permette di salire appunto di livello, accumulare più punti quando viaggia e riutilizzarli poi per delle comodità, che se volesse poi anche direttamente investire da Revolut potrebbe sempre usufruire anche dell'abbonamento del livello aggiuntivo. Adesso passiamo invece ai regali di Natale perfetti per quelle persone che sono dei creativi, degli artisti. Set di acquerelli o brush marker di medio buona qualità su Amazon è molto possibile riuscirli a trovare. Quadernini o lampade da tavolo sono perfette per poter anche aiutare il nostro caro artista. Qui attenzione, cercate un minimo di capire che tipo di arte lui fa, perché ovviamente comprenderete bene che se fa acquerello, se fa i marker con gli alcol o se fa le matite colorate magari a base ad olio, ovviamente il tipo di quaderno con la carta che dovrete comprargli cambia. Qui non panicate, semplicemente chiedete a ChatGPT che tipo di carta grammatura andrebbe bene e come trovarla al meglio su Amazon per poter evitare di fare errori, però prima ovviamente dovete sapere un po' di informazioni del vostro amico o amica. Se alla vostra persona speciale piace fare molto le cose di mano, anche qui studiatevi bene quello che potrebbe piacergli di più o di meno e potreste optare per dei set per il cucito, dei set per i ferri, dei set per fare le candele a mano, dei set per fare dei gioielli a mano o dei set di carta specializzata. Insomma, a seconda delle preferenze della vostra persona speciale, potete trovare diverse tipologie di kit e di set in giro per Amazon online che potreste fargli. Passiamo ora ai regali di Natale perfetti per le persone nerd, otaku o gamer. Magliette a tema del videogioco o dell'anime che piace alla persona, tazze collezionabili sempre a tema, magari poster, cuscini, peluche. Action figure, ce ne sono di diverse tipologie, oppure i Funko Pop. Adesso tra l'altro sono anche uscite quelle edizioni tanto belline, piccoline che con 20-30 euro riuscite a fare una cosa carina, multipla e anche divertente. Magari set box misteriosi o specifici di quel determinato set anime, tappetini personalizzati per il mouse o più grossi per la scrivania, appunto che con il personaggio o il videogame che piace alla vostra persona. Adesso vediamo invece i regali per il beauty / make-up / self-care. Ovviamente se piace il make-up ci sono tantissime tipologie di palette, di rossetti e così via dicendo che hanno su Amazon prezzi accessibili, ma anche se non su Amazon andate al vostro centro commerciale più grosso che avete vicino, andate un po' a farvi un'idea da Pupa,
da Kiko, da Essence o magari i rivenditori generali che vendono un po' di tutto, tra cui anche quelli più costosi, e cercate un po' di farvi un'idea, andare magari anche quando è Black Friday oppure quando ci sono gli sconti di Natale è un'ottima idea. Se invece avete un po' paura di optare per make-up perché non ve ne intendete moltissimo e non avete un'idea precisa dei gusti della persona, optare per dei kit che servono appunto a lavare via il make-up, quindi può essere burro, struccante, acqua micellare e così via, con anche magari un gel apposito delicato per lavare via le impurità dalla faccia, è un'ottima idea. Oppure anche dei prodotti per il corpo a livello anche unisex senza problemi, che hanno delle buone profumazioni che possono tranquillamente piacere di più o a una parte o dall'altra, a seconda che sia per una maschio o per una femmina o così via. Le acque profumate oppure i profumi che ci sono nei posti bio, che ci sono sia per essenze femminili che maschili, sono un'ottima idea. Sono veramente molto buone. Ovviamente l'acqua profumata vi durerà meno mentre i profumi bio vi dureranno di più, però ovviamente abbiamo due prezzi diversi. E infine, se alla persona piace moltissimo lavarsi nella vasca da bagno, quindi fare dei bei bagni lunghi, delle bath bomb oppure dei oli essenziali, sali, insomma quei kit che potete farvi fare o creare voi, che sono perfetti da mettere all'interno della vasca da bagno per godersi ancora di più la sensazione di relax, magari anche candele, sono perfette per fargli un regalo veramente molto apprezzato. Passiamo ora ai regali di Natale perfetti per chi è felice e ossessionato di arredare la propria casa o ha bisogno di un po' di migliorie. Coperte calde, magari quelle belle pelosine che danno una sensazione super confortevole. Tazze aesthetic con design molto carini a tema, non per forza natalizio, magari anche un po' più cozy, che si abbinano un po' più con l'idea della casa o lo stile della persona in questione. Diffusori di essenze o magari anche degli incensi, delle cornici personalizzate all'interno con magari della foto voi e la persona, oppure un vostro disegno, un poster o qualsiasi cosa volete incorniciato, portachiavi personalizzati oppure porta oggetti che possono essere delle ciotoline per portare ad esempio dei gioielli o le chiavi. Insomma, se andate a vedere negli oggetti per arredare il comfort della casa ne troverete veramente tanti. Vediamo adesso dei regali che regalano delle esperienze. Scusate il gioco di parole. Biglietti per il cinema, biglietti per delle escape room se vi piacciono di più cose particolari, una cena regalata in un posto che piace tanto a quella persona, un buono per andare tot tempo, tot ore, tot giorni in un resort a godersi una vacanza, buoni per andarsi a godere dei massaggi, delle terme o una spa, abbonamenti che potrebbero tornare utili a quelle persone. Magari gli piacerebbe tanto un corso di cucina in un sito, in un'applicazione, e ci sono degli abbonamenti, lì potreste pensare di fargli il regalino, o a seconda di dove potrebbe servirgli un abbonamento. Vediamo ora regali di Natale per chi ama leggere. Ovviamente scontato i libri. Qui potete prenderle in varie forme. Su Amazon li trovate comunque a prezzi più che buoni, ma potreste anche trovarli su applicazioni tipo Google Play Libri, oppure ci sono là fuori molte altre applicazioni per poter leggere libri anche online. Anche gli audiolibri sono sempre ben apprezzati, ovviamente dipende dalla persona alla persona. Segnalibri sono molto bellini, soprattutto se personalizzati con i loro nomi o cose all'interno particolari. Potete tranquillamente farne creare su Amazon, ci sono molti segnalibri bellini, oppure in siti anche su Etsy più specializzati ancora più bellini. Ci sono anche gli anellini per tenere proprio aperte le pagine, che sono molto carini anche quelli personalizzabili, magari delle tazze cozy o degli sticker a tema per chi ama leggere, o volendo anche delle maglie o dei maglioni a tema che sapete che potrebbero indossare e potrebbero piacergli. Regali di Natale tech perfetti.
prodotti. Sicuramente power bank, ce ne sono molti che stanno tranquillamente sotto i 50 e sono molto interessanti. Cuffie Bluetooth economiche, e sì, non servono per forza le AirPods. Io ad esempio, che utilizzo un Samsung e ho delle orecchie con un padiglione particolare, non potrei mai mettere quei modelli. Delle tastiere oppure dei mouse o dei tappetini per il mouse, mini speaker Bluetooth oppure webcam di una media qualità che potrebbero essere comode, magari anche microfoni, oppure dei bracci che mantengono il microfono o che possono mantenere anche il televisore, lo schermo del PC e così via. Delle luci professionali, magari soprattutto se la persona in questione fa youtuber, il creator, lo streamer e così via. O anche semplicemente accessori che vanno a dare un po' più di decorazione a tutto il complesso del setup della scrivania, quindi oggettini che possono effettivamente essere bellini e starci bene nel setup della persona, oppure delle lucine o altre decorazioni che possono dare una mano a creare sempre un ambiente un po' più bellino per la persona in questione. Oppure uno di questi qui, se la porta del PC non possiede abbastanza USB, una di queste qui che va a connetterne molte di più di quello che potrebbe effettivamente darci a disposizione il nostro povero PC, non sarebbe male. Infine abbiamo i regali di Natale fai da te, che non significa che costano meno di tutti. Attenzione, questa è una miscredenza orribile. Questo perché, ragazzi, i materiali comunque per fare un regalo costano a prescindere che lo compri già fatto o che lo faccia io. Ad esempio, una cosa che mi piace fare di tanto in tanto, perché farlo tutti gli anni sarebbe ripetitivo, sono questi piccoli pacchettini fai da te. A seconda di ciò che ci metto dentro e come li faccio, cambia il livello di affettività. Ad esempio, questo è stato fatto per una persona a cui tengo veramente tantissimo, dove non mi sono limitata a fare semplicemente una ciotolina che può sempre ritornare utile appunto per diversi scopi, con dentro dei cioccolatini specifici per i gusti che piacciono a questa persona, ma ci ho anche messo un piccolo disegnino all'interno che ho fatto io stessa, specifico e specializzato per quella persona. Per come comporre ad esempio queste cose, andate semplicemente a prendere in vari posti gli oggetti che vi servono, cercando di trovare, magari se riuscite, buone offerte, buone occasioni, magari anche a quegli in negozi dell'antiquariato per cercare delle tazzine, delle ciotole, qualcosa di bello. Se vi piace cucinare, fate magari dei kit di biscottini, cioccolatini o altre cose fatti a mano da voi che hanno una valenza assurda, affettiva. Se vi piace disegnare, fate dei disegni personalizzati per quella persona. Se vi piace usare il DAS o creare ceramiche, potete provare a fare qualcosa personalizzato. Adesso passiamo alla sezione molto importante bonus degli sconti, come andare a trovare gli sconti, i prezzi migliori per ciò che volete andare a prendere per i regali di Natale. Le estensioni, sì ragazzi, le estensioni sono conosciute ma non così tanto come dovrebbero essere. Sono molto importanti da trovare, da utilizzare e implementare per fare tutte le vostre analisi. Ad esempio, alcune estensioni sono quelle di Kepa, Amazon Price Tracker, è un po' la più diffusa e classica, ti dà uno storico del prezzo del prodotto, è molto utile ad esempio quando nel Black Friday o per gli sconti di Natale il prodotto magari lo vedete scontato, però in verità costa magari più di prima oppure è rimasto sempre lo stesso prezzo e vi stanno solo prendendo per i fondelli. Ahimè, purtroppo lo fanno. Con lo storico sotto mano voi potete vedere appunto che non vi prendano per i fondelli. Puoi anche impostare degli alert se il prezzo scende sotto una certa soglia in modo tale che lo vai immediatamente a comprare. Altra estensione utile per Amazon è Compare Hero. Se sei su Amazon, questa estensione appunto ti aiuta a cercare altri articoli prodotti identici a quello che hai appena trovato che hanno appunto il prezzo più vantaggioso per te. Oppure anche tracciaprezzi.com è un'altra estensione che vi può essere molto utile. Se invece vi servono delle estensioni per fare regali di Natale agli amanti dei libri, allora qui ve ne consiglio un altro po'. Bookfinder.com è un motore di ricerca
che va a trovare a livello internazionale tantissimi libri e li confronta sul mercato in generale internazionale, tantissimi siti web. Bonavendi anche è molto interessante ed è utilizzato non solo per i libri ma anche per i CD e addirittura i videogiochi. Book Hub Market. Anche questo va a confrontare i prezzi online e vi trova quelli migliori. L'ultima fase di cui parlare per i regali di Natale è l'impacchettamento. Ragazzi, soprattutto se li fai da te, ma anche se li comprate, è orribile se prendete e li date così. Certo, c'è sempre il regalo dentro, però viene anche un pochino a mancare meno quello che è il sentimento e la volontà di provare a fare qualcosa di più bellino. Non dico che dovete spendere un capitale, una carta per regali la trovate senza problemi, un rotolo a €1, un nastrino a 99 centesimi anche dai cinesi lo trovate, un fiocchettino di quelli colorati a 50 centesimi dai cinesi lo trovate e create il pacchettino e avete fatto. Quindi insomma, mi raccomando, sembra scontato, ma vi prego, impegnatevi un pochino anche nel packaging. Quindi, per fare un brevissimo recap di quello che abbiamo detto finora, così non perdete assolutamente nulla di come fare bene e in budget i regali di Natale, definisci il micro budget e una scala di importanza affettiva delle tue persone. Per ogni persona crea 3 idee e scegliene potenzialmente una o 2 di idee regalo generiche. Usa la lista desideri che ti sei fatto per quella persona, studiala, analizzala senza dare sospetti, segnati quello che potrebbe piacergli, utilizza applicazioni oppure delle estensioni web per trovare i prezzi migliori, confeziona tutto con cura a livello di packaging e non dimenticarti del biglietto. Se seguite questi passaggi troverete il modo di fare regali belli che valgono e vengono apprezzati senza svenare il vostro portafoglio. E ricordate, i regali non devono essere costosi, devono essere ben studiati e pensati per la persona idonea. È inutile che fate un regalo super costoso se non gli piace quella cosa a quella persona, non gliene fregherà assolutamente niente. Condividete questo video per chi deve ancora fare i regali di Natale e salvatelo per non dimenticarvi la lista e le idee che vi ho proposto. Se volete vedere altri video più particolari vi rilascio a questo qui che magari potrebbe interessare ad alcuni di voi.